Eh no, alla fine abbiamo rischiato, scherzato. Ho preso paura. No, grande vittoria oggi, praticamente mai in Sì, discussione. Poi, oh, per carità, non è una presa in giro, non voglio prendere in giro, cioè è stata, voglio fare i complimenti al Mantova perché comunque, al di là di come è andata, comunque quel rosso a inizio secondo tempo ha un po' condizionato, al di là che fossimo già in vantaggio nel primo tempo, però una squadra che nel primo tempo comunque, al di là che non ha creato occasioni, fondamentalmente questo è vero, però secondo me è una squadra che darà filo da torcere a tante, per come gioca, per come ti viene a prendere alto, perché all'inizio si può dire non è stata la gara che poi è stata no. così semplice, dove alla fine si è giocato una porta nel secondo tempo, Sì, ma anche nel sostanzialmente. primo, cioè, abbiamo iniziato bene Sì, noi, molto carichi e attenti, anche per questo secondo me, anche Stroppa che l'ha sottolineato tante volte che bisogna stare attenti al Mantova, non bisogna sottovalutarlo e secondo me effettivamente sono stati bravi a entrare in campo con questa mentalità, pensando che comunque è un avversario importante da non sottovalutare, non l'hanno sottovalutato, come abbiamo visto, no, direi. ma perché poi veniva anche da 3 vittorie di fila, quindi cioè, veramente non era da sottovalutare. Cioè, era quart'ultimo, ma perché prima era partita veramente male e poi si è ripreso. Quindi comunque un avversario che secondo me oggi perché ha trovato noi, ecco, perché siamo Sì, veramente una forma smagliante e sta venendo fuori la vera forza di questa squadra. Cioè, per me è veramente quello che tutti un po' ci aspettavamo all'inizio, per me sta venendo fuori pian piano in maniera concreta, non solo i valori ai giocatori, ma i valori ai giocatori abbinati poi a un calcio bello da sì, vedere, che crea tante occasioni da gol, che non sì, rischia sostanzialmente nulla, perché è sempre lì ad ad attaccare, è vero. attaccare, sostanzialmente questo, cioè, Sì, eh, concretizziamo anche le azioni, cioè creiamo tanto e finalizziamo l'azione. Il gol, 2 gol sono arrivati da azione, a parte il rigore, vabbè, sì. quello, No, però anche quello ci sta. anche oggi si può, se vuole, Stropa può dire che comunque tante occasioni non sono state sfruttate perché alla Anche, fine mamma mia, cioè, si è fila. giocata una porta e non Sì, abbiamo, dopo il 3-0 comunque tante occasioni, ma di fatto non è entrata nessuna, però ecco, le occasioni ce ne sono state tante. Comunque sì, come dicevo, la partita è cominciata a un ritmo intenso, ritmo quasi dalla Premier League, perché loro ti venivano a prendere altissimo, noi andavamo a prendere altissimo loro in costruzione, cioè non volevano, nessuna delle due squadre voleva lasciare all'altra la possibilità di costruire dal basso e devo dire che comunque sì appunto, come dicevo, anche nel primo tempo un po' come dicevi tu, si è giocato un po' anche, cioè si è giocati solo una porta. sì, Mi ricordo quell'occasione, prima ancora del gol, l'occasione mangiata da fila, però ecco, devo dire una partita che poteva prendere una piega ancora, cioè non era ancora già indirizzata, perché sappiamo noi, no? Basta un'azione, tante volte abbiamo buttato partite così, basta un'azione fatta bene, una ripartenza fatta bene e dopo la partita si mette nei binari sbagliati. sì, Invece, bravissimo e no, che al 36esimo fa quel gol lì al volo bellissimo. Perché di esatto. solito quel pallone lì io sono abituato a vederli sulla luna, perché veramente tutti la prendono di controbalzo, no? Mm. E finisce sempre fuori dallo stadio. Invece lui la prende proprio bene e la butta dentro. Sì, da lì secondo me la partita va in discesa completamente. Già prima io ero abbastanza tranquilla perché li vedevo loro che erano molto attenti e molto sul pezzo oggi. Sì. E poi la partita sì, in discesa completamente. Forse secondo me per me è la partita più tranquilla di tutte quante oggi. Beh. Perché è durato tanto il fatto di stare tranquilli, cioè dal 36esimo, praticamente quasi tutto il secondo tempo, sicuramente metà del secondo tempo è Sì, sì, non c'è stato, cioè, stata. un dominio totale del Venezia. Sì, sì, no, poi sicuramente poi, ecco, il secondo tempo poteva svilupparsi una partita diversa, però al 47esimo c'è un rosso giusto, cioè un doppio giallo più che altro Sì, giusto, perché Radaelli a terra a Bjarkason, che secondo me fa la giocata più importante la fa proprio lì, di perché Arcason? eh sì, Sì, perché cioè, procurarsi quel rosso lì cambia, cioè quella è proprio la svolta della partita, sì, perché poi lì in 10 loro poi pochi minuti dopo ci becchiamo pure il rigore per fallo di mano di Bani su corso di Boa. Bravo a Durante che era subentrato a fila. Purtroppo c'è ancora, cioè purtroppo per fortuna, non lo so, il ballottaggio, sì, questo ballottaggio è vero. continuo. Però oggi devo dire che l'ha vinto, stravinto a Sì, Durante anche perché perché Fila ha sprecato un'occasione davanti sì, alla quella là porta, che ho citato veramente solo. brutta. Nel primo tempo comunque Fila ha avuto tantissime occasioni.
tantissime, cioè più del 2-3, solito, 2-3 perché sì. solitamente non prende palla. Oggi ha preso palla e una l'ha veramente sprecata malissimo. Sì, no, nel primo era quella che ho solo citato un po' Sì. velocemente, quella lì davanti alla porta, lì, mamma mia, quante... perché poi la partita si è messa così e ce ne dimenticheremo Esatto. tutti. Va benissimo così, però mamma mia. Sì, nelle è un pagelle ne liquado. parleremo sicuramente. Esatto. Poi c'è quel terzo gol di Adorante rovesciata, e lì ho detto, già quando si stava coordinando, ho detto no, se lo fa è bellissimo, infatti È vero. ce l'ha fatta e speriamo che sia l'inizio, ecco, di un periodo positivo dove lui si prende il posto da titolare definitivamente, fila è definitivamente uno che entra dopo, cioè non che non gioca, ma che entra dopo quando Dorante ha un dolorino, è stanco, queste robe qui. Sempre che comunque, ecco, Adorante Sì. continui su questa scia di portare gol e prestazioni anche, perché oggi fa doppietta, ma il secondo gol è veramente un capolavoro. Sì. Dopodiché, onestamente, cioè, dopo il 3-0, veramente, cioè, 3 gol, un uomo in meno, Sì. Mantova in apnea totale, ovviamente poi già con Rosso non potevano venirci neanche più a pressare, che non ho detto prima, non potevano più fare la pressione alta che hanno fatto praticamente per tutto il primo tempo, al di là degli ultimi 5 minuti dove tutte e due le squadre erano stanche perché abbiamo avuto veramente ritmi entrambe da Premier League, veramente follia. E poi veramente sì, apnea totale loro e abbiamo giocato, come dicevo, una porta e tante volte abbiamo rischiato di fare 4-0, c'è Yeboah che si divertiva. Casas che ha provato anche lui da fuori tante volte. Sì, Casas. Un po' tutti ci hanno provato. Abs è andato vicino, che è sulla linea, un poco più di là comunque. È stato difeso, cioè un difensore l'ha presa, l'ha salvata. È sostanzialmente questo, cioè veramente una partita che è diventata praticamente a senso unico e devo dire una grande partita per merito nostro, cioè c'è poco da fare, veramente adesso si vede il Venezia che volevo vedere. Sì, ma a anche, inizio stagione. esatto, anche grazie al fatto che il Mantova gioca a calcio e non si chiude dietro ad aspettare, perché noi contro queste squadre che si chiudono dietro facciamo ovviamente più fatica, e il Mantova invece venendoci a pressare, lasciandoci un sacco di spazi liberi ci ha aiutato molto. Sì, no, questo sicuramente, però comunque meriti assolutamente nostri. Facciamoci un attimo un po' di pubblicità così vi ricordiamo, domani ci sono le pagelle, saranno ovviamente ampiamente positive per tutti, qualcuno che di solito fa strabene avrà qualche voto in meno, non insufficienza, però qualche voto in meno del solito, magari già capite chi, e poi lunedì tornano il video risposta a commenti. E insomma, parliamo di quello che volete, appunto, perché dovete commentare voi, scrivete pure quello che volete qua sotto. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione. Grandi.